Ben ritrovati. Oggi parliamo di valzer. Ci dedichiamo al valzer, ma non troppo. Così come recita il titolo di questo video, parleremo del valzer. Quindi, prima cosa, parliamo del valzer, ascoltiamo il valzer e poi nella seconda parte ci dedicheremo a questo, ma non troppo. Se noi pensiamo a un valzer, nella nostra testa abbiamo uno stereotipo, abbiamo un'immagine e un ricordo sonoro. Quindi vediamo se collima con quello che vi faccio sentire. Ascoltiamo quello che potrebbe essere definito un tipico valzer. Ascoltiamolo insieme. Quello che abbiamo sentito è un valzer, è il valzer tratto dalla Vedova Allegra, che è un'operetta di Franz Lehár, ed è il valzer conosciuto come Tace il labbro. Il valzer è un ballo, così come lo intendiamo noi nella versione classica, tipica, nasce alla fine del Settecento, inizio Ottocento. E la sua storia, proprio come fortuna, inizia con qualche difficoltà. Agli inizi proprio ha avuto dei contestatori perché era considerato un ballo volgare. Tenete presente che questo ballo entra nelle corti, nei salotti, nelle sale e quindi passa da quello che era la sua storia anche popolare a un qualcosa di più ricercato. Ed è il primo ballo dove abbiamo il contatto fisico dell'abbraccio. Prima, nei cosiddetti salotti, avevamo sì i balli, però erano, se avete presente il minuetto, ecco, balli più rigidi, con un contatto limitato a una mano, a una sovrapposizione della mano. Qui nel valzer abbiamo proprio l'abbraccio, quindi era considerato proprio un ballo un po' volgare, ma è stata anche la sua fortuna. Piano piano è diventato un ballo amatissimo. Se pensiamo da un punto di vista geografico al valzer, pensiamo ovviamente a Vienna. La famiglia Strauss ne ha fatto ovviamente una sua icona ed è diventato ovviamente una fortuna ancora oggi. Il concerto di Capodanno che conosciamo da tanti anni riporta molto spesso e conclude sempre con quelli che sono i valzer più tipici della famiglia Strauss. Da un punto di vista musicale, questo valzer, questa tipica struttura del valzer classico, presenta di solito una melodia molto orecchiabile, molto semplice, molto coinvolgente, rimane impressa, quindi orecchiabile, e poi la cosa ovvia del valzer, ma che noi ribadiamo, è la scansione in tre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E quello che abbiamo sentito ovviamente era assolutamente ben riconoscibile e ben evidente. Adesso dedichiamoci al ma non troppo. Non vi svelo tutto. Ripartiamo proprio con un altro valzer. Anche qui prendiamo una melodia conosciuta. Vi farò adesso sentire un frammentino di questa melodia del valzer che noi conosciamo con il titolo del valzer delle candele.
Ve la faccio sentire in una versione per pianoforte, così riusciamo ad apprezzare e a ricordare in maniera ancora più netta, più evidente, sia la melodia che ovviamente la scansione del tempo in 3. Ascoltiamolo. Melodia conosciuta, Valzer delle Candele. Ma questa melodia, che noi conosciamo in questa versione, quindi la nostra conoscenza, diciamo proprio nazionale, italica, è in questo schema, in questa versione di questa melodia, nasce molto lontana nel tempo, nasce nel Settecento e nasce in Scozia. Adesso qui ci divertiamo a proporvi delle versioni. Ce ne sono una tonnellata di versioni di questa melodia, di questa ballata. Il titolo originale è Auld Lang Syne. Vi faccio sentire subito un frammentino, ma proprio un frammentino, molto calato dal punto di vista della nazionalità di questa melodia. Viene attribuita la paternità, specialmente della parte testuale, a Robert Burns. Dal punto di vista melodico, ecco, qui ci sono delle versioni molto discordi e molto confuse. Però, abbiamo detto, nasce in Scozia e di conseguenza cosa c'è di più scozzese della cornamusa? Sentiamo questo brevissimo frammento eseguito dalle cornamuse. Quindi il tema è sempre quello che abbiamo sentito prima, che noi conosciamo come Valzer delle Candele. Questo è il tema che risale all'aspetto originale. Ascoltatelo con attenzione. Se avete ascoltato, oltre a essere coinvolti da questo strumento particolare e molto nazionale e molto legato a degli aspetti proprio scozzesi, immediati, qualcosa di particolare da un punto di vista del tempo penso vi sia saltato all'orecchio. Se non è ancora evidente, ve ne faccio sentire un'altra versione. Questa è una versione proprio più abballata. È una versione con voce e ovviamente parte di accompagnamento strumentale. Ecco, qui vi consiglierei proprio di dedicarvi, oltre all'ascolto, perché è un andamento molto piacevole, molto rilassante, ma all'aspetto del tempo. Ascoltiamo questa versione per voce sola, sempre di Auld Lang Syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of Auld Lang Syne? For Auld Lang Syne, dear, for Auld Lang Syne, we'll take a cup o' kindness yet for days of Auld Lang Syne.
Wahiran about the brace and put the gowans fine. Allora, credo che ve ne siate ovviamente accorti. Questa ballata non è un valzer, è in tempo scandita in due, è un tempo binario. La nostra versione, quella che è arrivata a noi, è la versione del valzer e nelle nostre orecchie, nella nostra memoria è conosciuta come il valzer delle candele. Effettivamente quello che è proprio il racconto di questa ballata, questo testo, racconta la storia di due amici che si perdono, che si lasciano come amicizie, ma si ritrovano e si ritrovano, spesso e volentieri viene proprio identificata con questa visione del ritrovarsi davanti a due boccali, quindi a bere insieme, a brindare insieme. E nelle culture proprio anglosassoni questa melodia è utilizzata molto spesso per la visione del salutare l'anno vecchio e salutare quello nuovo in arrivo, quindi a fine anno viene spesso utilizzata. Se andate in giro e cercate, ne troverete versioni di tutti i tipi, di tutte le qualità. Io adesso vi faccio sentire un'ultima versione, che è una versione con una voce assolutamente molto particolare. Ed è anche qui un frammentino. Poi ci rivediamo per l'ultimo saluto, l'ultimo indirizzo ad altra versione. Quello che vi faccio sentire adesso è la versione di Rod Stewart. A voi. And surely you will buy your cup, and surely I'll buy mine. We'll drink a cup of kindness, yeah, for the sake of old lang syne. We two have battled in the street from morning sun till night. The seas that stormed between us swell for the sake of old lang syne. Abbiamo sentito questa versione di Rod Stewart e adesso qualche cosa vi lascio. Vi lascio con un link a un'altra versione. Io vi ho scelto quella di Bruce Springsteen, ma se volete andate in giro, controllate, guardate sulla rete, ne troverete tantissime, persino una di Jimi Hendrix. Alla prossima!